Eccolo! Ciao. Lui è Fabio, potenzialmente il mio primo collaboratore qui a Sydney. Allora, la cosa bella di questo canale, di quello che faccio, è che è tutto sperimentale. In questo format da zero a videomaker vi ho portato proprio dalla base della creazione di un business dall'altra parte del mondo fino a costruire una rete di clienti, e ora siamo arrivati al punto in cui dobbiamo espanderlo questo business. Nella scorsa puntata vi ho portato con me in quello che è stato il mio recruiting fatto un po' alla ricotta, quindi un po' così, però ha attratto qualcuno. Lui non so se sarà il primo di una lunga serie o quello giusto, lo scopriremo insieme, vi porto con me in tutto. E insomma, questa è l'Australia, gli incontri lavorativi si fanno con questa vista qui. Io direi di sederci tipo là, che dici? Dimmi tutto. Allora Fabio, tu come pensi di essere un valore aggiunto all'interno di quello che faccio? Secondo me il valore aggiunto che posso dare io sono le mie conoscenze al di fuori di quello richiesto, ovvero lato marketing, lato social media, di gestione più approfondita magari. Cos'è una cosa che cambieresti di quello che faccio io? Cioè una cosa che la vedi e non mi piace, secondo me non funziona. Probabilmente, non lo so se fai advertising, ho dato un po' un'occhiata, esatto, no? Dato che il metodo è funzionale e che comunque la qualità dei video è alta, chiaramente ti darebbe un bel boost, perché è così che funziona. L'avete già visto in un video sul canale dove ho fatto un test che mi ha fatto raggiungere tra l'altro anche un cliente. Non sono il mio e io non ho nemmeno il tempo per poterlo fare. La cosa che mi è piaciuta di Fabio è che lui ha una skill che è complementare a quello che faccio io. Tu che film ti sei fatto in testa? Te lo dico anche in base al video che hai pubblicato ieri. Mi sono immaginato questo primo periodo molto di domande. Successivamente mi sono immaginato che riesco a capire il metodo, riesco comunque a entrare nella tua ottica, cercare di mettere in discussione un po' la cosa, perché io ho delle mie idee chiaramente che sono diverse dalle tue, ci saranno queste cose qua, posso dirti la mia, a te può piacere, può non piacere, chiaramente poi si decide un attimino come fare, e dal momento che avrò, diciamo, i pedali, comincio a pedalare anche da solo e verranno fuori cose molto più interessanti, chiaramente. Perfetto, ti dico adesso io il film che mi sono fatto. È molto simile a quello che hai detto tu, però invertito, nel senso che sin dal primo momento io quello che voglio, ed è il motivo principale per il quale sto cercando qualcuno, è un altro punto di vista. Dal momento che ti vuoi espandere, secondo me è bello che si noti proprio che ci sia un cambiamento, che ci siano più punti di vista, anche perché poi lo vedono le persone, se è fatto bene lo apprezzano, quindi sì, io sono super d'accordo con questa cosa. Fantastico, per me questa è una cosa che vedo nel lungo termine. Io dico sempre che quando si fa storytelling i risultati non arrivano mai dall'oggi al domani. Qualsiasi strategia noi oggi penseremo, ci metteremo 6 mesi prima di avere i risultati. È il mio lavoro, cioè io quando lavoravo con le aziende è spesso un problema che hanno le persone a comando di un'azienda, non sanno aspettare, anche perché tante volte non possono aspettare, però aspettando le cose si capiscono, perché se tu per 2 mesi fai una cosa sbagliata non puoi accorgertene dopo una settimana, te ne accorgi dopo 2 mesi, e però ti accorgi le cose buone e positive che andavano male durante quei 2 mesi, le tieni, ne aggiungi altre e dopo tempo viene fuori la formula giusta. Ragazzi, Fabio credo abbia il mindset giusto, direi che possiamo iniziare. Andiamo in studio? Andiamo. Vabbè, in studio, siamo lì, siamo arrivati. Vedi tu, i colloqui con questa vista. Fossero sempre così, ne farai uno al giorno. Reaction live allo studio. Benvenuto, sempre dritto. Di qua? Oh, quello che si vede sempre nei tuoi video, quindi. Bellissimo. Là si vede il mare. E oggi questa lavagna la riempiamo di tante belle idee. Dai, ci mettiamo a lavoro allora. Oggi ho in task di girare dei video reels per il mio Instagram, che ammetto nell'ultimo periodo, e Fabio secondo me di questa cosa ne dobbiamo parlare, ho un po' trascurato la pubblicazione, perché giustamente io sono uno solo. Già girare video YouTube richiede tanto tempo, cioè guarda quello che stiamo facendo oggi, questo è un video YouTube. Ah sì, solo per YouTube questo. Voglio investire un po' di più nello short content. Io mi rendo conto con i miei clienti che i video che facciamo, cioè, raggiungono davvero tantissime persone e hanno un sacco di benefici loro nel loro business. Io ovviamente prediligo sempre il long form. Secondo me la cosa bella dei video su YouTube è che si crea una connessione incredibile. Cioè, raga, voi siete qui con noi in questo momento, però è anche vero che non tutti stanno su YouTube. No. Iniziamo. Dunque, io sfrutterei la whiteboard. Questa è la mia parte preferita in assoluto. Gli obiettivi sono ottimizzare il tempo di tutti i miei processi, fare brainstorming, quindi avere un altro punto di vista, una visione differente dalla mia, e praticamente l'avere più tempo e avere queste due
branchie pure insieme a me mi consentono di prendere opportunità diverse. E questo è il problema che secondo me la stragrande maggioranza dei freelancer hanno. Io mi identifico ancora come un freelance. Vedremo se oggi con Fabio riusciamo a creare un qualcosa che si può identificare come un'agency, un'attività, un team. Il problema è che spesso quando ti ritrovi a fare la mattina e la sera sempre la stessa cosa, bello, ti può piacere, a me piace tantissimo farlo, però poi ti perdi delle opportunità, delle altre persone che avresti potuto incontrare, altri clienti che avresti potuto aiutare. Cioè io l'idea di fare la stessa cosa per i prossimi 10 anni mi rompe il cazzo. Voglio costantemente incontrare persone nuove, fare cose nuove, perché è la figata del nostro lavoro. È la cosa più bella, meglio di così non so cosa dire. Come dicevo prima, qui è dove ho sempre avuto il mio focus principalmente. L'ho fatto diventare col tempo una cosa di cui sono molto fiero, ovvero proprio un backstage della mia vita professionale. Una cosa che diciamo gli ho dato forma molto in Australia, perché prima non era così. Instagram invece è sempre stato una sintesi di quello che c'è su YouTube. Ho sempre dato meno importanza a farmi conoscere da persone nuove e sempre più importanza a chi mi segue. Non voglio cambiare questa cosa, attenzione, perché per me è fondamentale che chi mi segue fa proprio parte di questo percorso, cioè dobbiamo andare assieme. E il mio intento è quello di possibilmente ispirare e aiutare anche gli altri con qualcosa, qualche dettaglio che racconto. Succede indirettamente, nel senso io faccio un video di 20 minuti, in quei 20 minuti io sono sicuro che ci sarà un 10 secondi che aiuteranno qualcuno. Instagram però ho capito nell'ultimo periodo che ha un potenziale incredibile, lo vedo con i miei clienti, vendono molto di più da quando si raccontano in maniera creativa, quindi per la prima volta io vorrei iniziare a investire di più su questo, però non voglio che sia sempre io che faccio i video di sintesi e video YouTube. Quella è una strategia che andava fortissima e che magari continueremo a fare ogni tanto, però voglio proprio dare valori diversi, perché secondo me sono due piattaforme diverse. Vorrei creare qualcosa qui. Avevo pensato a un format educational sullo storytelling ovviamente, poi avevo pensato a qualcosa sempre di backstage però un po' più interattivo rispetto a quello che succede su YouTube, e poi un format più di varietà. Passo la palla al nostro Fabio e dimmi tu che cosa pensi, che idee hai, che format vorresti fare, qualsiasi puoi anche smontare tutto quello che ho detto finora, non mi offendo. No, YouTube e backstage sono cose che piacciono tanto, secondo me. Chi va su YouTube tante volte lo fa anche per imparare qualcosa, e quindi se gli fai vedere anche un attimino il tuo metodo, il tuo modo di fare così, è sicuramente una cosa super apprezzata. Per quanto riguarda Instagram, secondo me educazione backstage, sempre come YouTube, come stavamo dicendo, sì. Educazione però cosa intendi? Ad esempio di recente ho fatto un video sul content marketing dove stavo mangiando gli spinaci, robe di quel tipo, cioè robe dove ti do delle informazioni però in maniera, cioè non come tutti fanno che ti spiegano ecco come fare lo storytelling, ecco come raccontare una storia. Cioè io voglio fare esempi. Un'altra cosa che aggiungerei su Instagram, analisi di casi studio di alcuni miei clienti, come hanno fatto a fare determinate cose. Può stare qua comunque vicino a Edu. Sì. Analisi. Sì, sono cose interessanti secondo me queste, perché appunto non hai un profilo Instagram da tipo 5 programmi che ti suggerisco. Secondo me quella, a parte che non piace più, secondo me quella roba lì, partiamo dalla base che io voglio fare una roba che mai nessuno ha fatto. Io non ho mai visto nessuno che parla di Braccio di Ferro e parla dello storytelling di Braccio di Ferro, capito? È bella quella cosa. Il motivo per il quale lo faccio è perché paradossalmente imparo di più cercando di spiegare meglio il mio metodo. C'è una bella frase che tra l'altro forse ho appeso qua da qualche parte, ecco, per chi ancora non sa, perché non l'ho mai raccontato. Io praticamente i libri che leggo sono tipo un po' uno psicopatico, perché prendo tipo delle pagine, sottolineo delle parti e dopodiché le ritaglio e le parti più belle dei libri le metto qui. C'è questa frase bella che dice: quei docet di shit, colui che insegna impara. Questa è una cosa molto bella. Cercando di dover spiegare quello che faccio, paradossalmente io imparo un sacco. Imparo perché mi devo costringere a vedere da un altro punto di vista, ma imparo anche perché costantemente ho commenti e feedback da parte delle persone. Se ti arriva la critica giusta, è lo switch che ti fa stravolgere il futuro della tua carriera, della tua passione, di qualsiasi cosa. Fantastico. Dunque, alla luce di tutto questo e di tutto questo, sarebbe da fare una linea probabilmente qua e dividere poi invece quello che diventerebbe la parte un po' più strategica, pubblicitaria, per quanto mi riguarda. Illuminami. Qua sono curioso di sapere che cosa faresti tu. Specialmente nel tuo caso io farei proprio una pubblicità che dica apertamente
Voglio che lo storytelling sia una cosa fruibile a tutti. Quindi un video dove parliamo dell'importanza dello storytelling. Esatto, più che un video io ne farei diversi, chiaramente dopo lì si va a vedere quale funziona di più, quale funziona di meno. Secondo me è proprio una cosa che si parla dello storytelling facendo storytelling. Che cosa facciamo praticamente adesso? Che cosa proponi di fare adesso? Secondo me possiamo provare a girare, se vuoi anche tutti, nel senso non so quanto tempo abbiamo a disposizione, però provare a girare queste tipologie di video. Beh, questa la stiamo facendo. Sì, questa qua, quella di YouTube è già qui, è on. Esatto, poi vabbè, questa qua chiaramente come dicevamo si estrapola. Queste bisogna pensarle prima che cominciare a girarle. Certo. Se non so se hai già qualcosa di pronto, altrimenti parliamone. Mettiamoci al lavoro. Adesso magari metto un timelapse perché non possiamo filmare tutto il tempo. Sì. Via col timelapse e la musica. Che musica mettiamo? Vabbè, visto che sei tu l'esperto dell'editing all'interno del Rico Team, metti una traccia funny, simpatica in stile Le Iene. Dobbiamo mettere un po' di svitol qui. C'è la luna piena. Pazzesco. Ora la luna piena ci siamo visti. Questo tramonto assurdo. Montiamo. Dai, via. Ho appena fatto vedere a Fabio come monto. Come ti è sembrato il metodo? Fulmine, ci ha messo 15 minuti più o meno per montare tutto il video, quindi molto molto bello. Perché finire di leggere un libro e metterlo sullo scaffale quando puoi fare questo? Ok, non sono pazzo, posso spiegarvi. Dopo 15 anni che faccio video, oggi ho finalmente uno spazio che posso chiamare studio. Io, che nemmeno ho mai avuto una stanza tutta mia, visto che sono cresciuto con mia sorella più piccola. Adesso però posso fare il cazzo che voglio. Non solo per sfizio, Tutto questo ha un senso. Immagina che stai montando un video, ti giri a destra e vedi l'oceano. Ti giri a sinistra e osservi la tavola da surf. Ma comunque tu quel giorno voglia di fare un cazzo non ne hai. Ed è qui che il muro delle idee viene in soccorso. Dai, penso che pure ad Alex Honnold gli capiti. Anche se non è che può dire mollo tutto, mi butto e continuo domani. Forse devo solo pedalare un po' di più e ci sono. Nella vita dunque abbiamo due opzioni. La prima, usare questo come un soprammobile, oppure creare un ambiente stimolante per la nostra creatività. Tu che cosa scegli di fare? I libri si devono lasciare come devono stare, intatti. È un crimine. Un crimine. Abbiamo appena finito di montare il video. Nel frattempo fuori è diventato dark. No, è stato bello perché intanto riuscire a realizzare un video che comunque è un'idea bellissima così in una giornata, poi in realtà abbiamo fatto anche più di questo, e vedere tutto il processo dall'inizio, proprio finché non esiste proprio l'idea, fino ad arrivare proprio al video finito, è proprio una bella esperienza, cioè devo essere sincero, mi è piaciuto tanto. E questo era il tuo primo giorno? Spero insomma di cominciare a fare tante cose come questa e spero che i giorni siano sempre più interessanti, più divertenti. Ecco, non so, ti chiedo un consiglio anche da di cosa dire, scusa che avevo qualcosa nell'occhio. Mi sei emozionato. Lo storytelling è emozioni. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.